Natale e Capodanno sono alle porte e come ogni anno ci prepariamo a festeggiare. Ma vi siete mai chiesti com'erano le festività di coloro che nella storia ci hanno preceduti? Col video di oggi voglio portarvi, nel particolare, alla Reggia di Versailles e raccontarvi in che modo veniva vissuto questo periodo. E colgo l'occasione per augurare a tutti voi che mi seguite buon Natale e un felice 2022. Partiamo col dire che sono poche le fonti su come il Natale venisse festeggiato alla Reggia di Versailles. Quel che è certo è che nonostante lo sfarzo a cui si era abituati, per chi ci abitava il Natale era soprattutto un momento di grande devozione ed era quindi caratterizzato da appuntamenti religiosi. A quanto pare Luigi XIV, il Re Sole, in quel particolare periodo dell'anno, proibiva giochi e spettacoli di qualunque genere. Furono poi i suoi successori, Luigi XV e Luigi XVI, ad alleggerire questi divieti e a limitarli al giorno della vigilia. Si credeva che grazie alla loro natura divina i monarchi possedessero poteri taumaturgici e quindi era usanza che il 24 dicembre, così come nel giorno di Ognissanti, Pentecoste e Pasqua, il sovrano ricevesse i malati di scrofolosi per guarirli col tocco della sua mano. La famiglia reale trascorreva la vigilia e il giorno di Natale quasi interamente nella cappella reale. Si assisteva alle messe del mattino e poi a quelle della sera. A mezzanotte il re o il delfino gettavano un ceppo di legno nel camino in segno di buon auspicio, un'usanza molto antica. Il giorno seguente si svolgeva la grande messa solenne del 25 dicembre e dopo avvenivano le varie celebrazioni della giornata, come incontri conviviali e sobri concerti. Si poteva eseguire musica religiosa legata al periodo natalizio, che la famiglia reale cantava e suonava in privato. Alla corte di Versailles i regali venivano tradizionalmente scambiati in occasione del Capodanno, non a Natale. In quella ricorrenza la famiglia reale dimostrava la sua riconoscenza ai membri della corte proprio con dei doni. E così si celebrava insieme l'inizio di un nuovo anno. Il sovrano offriva alla sua famiglia dei regali di grande valore, molto costosi, come tabacchiere in oro, gioielli, abiti raffinati e a volte anche denaro. Anche alla corte di Vienna il Natale si passava in devozione e la regina di Francia, Maria Antonietta, che era cresciuta lì, viveva a Vienna una vita meno formale di quella che trovò poi in Francia e anche le festività erano più sobrie. Esiste un dipinto fatto dalla sorella, l'arciduchessa Maria Cristina d'Asburgo-Lorena, che mostra proprio la famiglia reale mentre apre i regali nel periodo di Natale. A destra c'è la coppia reale, gli imperatori Maria Teresa d'Austria e Francesco I di Lorena. Lei gli serve la colazione, mentre lui è in vestaglia, davanti al camino. In basso, mentre divora dei biscotti, è raffigurato l'ultimo figlio della coppia, Massimiliano. La bambina, con in mano la bambola appena ricevuta in dono, è Maria Antonietta, che ha solo 7 anni. La ragazza raffigurata a sinistra, col vestito rosa, è proprio l'autrice del dipinto, Maria Cristina. E il bambino che piange accanto a lei è l'arciduca Ferdinando, che durante l'anno aveva compiuto diversi misfatti e adesso doveva scegliere fra il dono di semplici biscotti o una punizione. Quando Maria Antonietta arrivò in Francia, trovò un ambiente differente e come a Vienna, nemmeno qui ci fu l'albero di Natale ad accoglierla. L'usanza dell'abete addobbato, che tra i popoli germanici nacque nel XVI secolo, in Francia non esisteva ancora. Elisabetta Carlotta, cognata di Luigi XIV, moglie di suo fratello Filippo I d'Orléans, ricordava nostalgica l'albero di Natale della sua infanzia e cercò di introdurre questa usanza anche alla Reggia di Versailles. Ma il marito disse
che non era il caso di spendere denaro per usanze straniere. In seguito fu il turno della regina Marie Leczinska, moglie di Luigi XV. Anche lei provò a imporre e a introdurre a corte l'usanza dell'albero di Natale, ma non ebbe successo, poiché era considerata un'usanza fin troppo pagana. E poi importare tradizioni straniere alla corte di Versailles non era mai stata un'impresa facile. Si dovette aspettare il 1840, quando Elena, duchessa d'Orléans, moglie di Ferdinando Filippo d'Orléans, lanciò a Parigi l'usanza dell'albero, presto assimilata dall'imperatrice Eugenia, che la concretizzò ancora di più. Piccolo momento curiosità. Si dice che ad importare l'usanza dell'albero di Natale in Italia fu Margherita di Savoia, la prima regina d'Italia, che fra le stanze del Quirinale ne addobbò uno con oggetti in vetro. Madame Campan, cameriera di Maria Antonietta, ci ha tramandato diversi aneddoti sulla vita di Versailles. Uno in particolare dimostra come per Maria Antonietta il Natale rappresentasse un'occasione per educare i propri figli e far sì che fossero più generosi nei confronti dei meno fortunati. La donna infatti scrisse: volendo dare ai suoi figli una lezione di beneficenza, la regina mi ordinò di far portare da Parigi, come gli altri anni la vigilia di Capodanno, tutti i giochi alla moda e di farli esporre nel suo gabinetto. Prendendo poi i suoi figli per mano, ha fatto vedere loro tutte le bambole, tutti i meccanismi che erano in mostra e disse loro che aveva l'intenzione di far loro dei bei regali, ma che il freddo rendeva i poveri così sfortunati che tutto il suo denaro era stato impiegato per coperte, masserizie per la stagione e per dare loro del pane. Così quest'anno non avrebbero avuto il piacere di vedere tutte queste novità. Il periodo natalizio era uno di quei pochi momenti in cui lo spreco e il lusso venivano banditi da corte, o almeno limitati, e veniva incentivata la solidarietà e l'elemosina ai poveri. Nei primi anni di regno, forse perché aveva nostalgia di Vienna, Maria Antonietta cercò di introdurre una delle usanze che più le ricordava la sua infanzia in Austria. Durante il gelido inverno, tra il 1775 e il 1776, fece rimettere in pista alcune slitte da neve, che non venivano usate dai tempi in cui Luigi Ferdinando, padre di Luigi XVI, era ancora un bambino. Un'altra dama dell'entourage di Maria Antonietta è così che racconta queste passeggiate in slitta con la sovrana. La regina ha da poco introdotto queste passeggiate in slitta che sono così organizzate. La regina invita le dame che vuole ammettere all'evento e queste, a loro volta, avvertono il proprio personale. Ci si raduna negli appartamenti della regina, a mezzogiorno, per il pranzo, mentre gli uomini desinano in un'altra sala. La regina infatti non può mangiare in compagnia di altri uomini quando il re non è presente. Dopo il lungo pranzo ci si riunisce in un altro salone, dove alle dame si uniscono anche gli uomini. Poi, al fine di decidere chi accompagnerà la regina e per evitare ogni tipo di favoritismo e pettegolezzo, si tira a sorte. Si parte da Versailles e ci si reca nelle residenze di campagna, alla Mouette, alla Meudon. Una volta scesi dalla slitta, si trascorrono circa 3/4 d'ora a chiacchierare in un salone riscaldato, dopodiché si fa ritorno a Versailles. Come per qualsiasi cosa facesse, anche in questo caso Maria Antonietta venne criticata da molti. Venne giudicata per aver cercato di imporre un passatempo straniero, anche se in realtà non era poi così straniero, e le slitte erano lì da molto tempo e venivano usate infatti anche da Luigi XIV. Una volta Maria Antonietta
decise di andare a Parigi a bordo di una slitta. Il popolo, però, non vedeva di buon occhio questi passatempi divertenti che si svolgevano nelle stesse strade in cui i poveri morivano di fame e freddo. Le continue critiche la fecero desistere e Maria Antonietta abbandonò per sempre le corse in slitta. Anche a tavola per la vigilia di Natale si evitava di essere eccessivi e infatti si prediligeva un banchetto magro. Si mangiavano zuppe, pesce e frutti di mare, in particolare ostriche. Dopo la messa di Natale, invece, le portate erano molto più abbondanti. Luigi XIV, infatti, fra le specialità, introdusse il tacchino, che proveniva dall'America ed era considerato raro, i marron glacé, che divennero una specialità indispensabile per Natale. Venne introdotto anche lo champagne, un'invenzione che la leggenda attribuisce al monaco Dom Pérignon. Nel 1745 Luigi XV diede inizio a una tradizione che a corte veniva sempre rispettata dall'intera famiglia. Quell'anno il sovrano fece trasferire un orologio dal castello di Choisy ai suoi appartamenti privati. Durante la notte di Capodanno si attendeva nel salone della pendola lo scoccare della mezzanotte, ammirando lo spettacolare meccanismo di quell'orologio.